Buongiorno. È già un mese che siamo in Islanda A prenderci la neve in faccia. e non vi abbiamo ancora fatto vedere la nostra casa. Quindi oggi rimedieremo. Allora, la nostra casa è questa qua. Ta ta ta. Facciamo vedere Color prima neve. da fuori, color neve, ma è sempre così, non solo oggi. Tra l'altro ieri non c'era neve, è iniziato a nevicare stanotte. Ci siamo E... svegliati così come in uno dei miei sogni da quando ero bambina, finalmente in realtà. C'è un sacco di... come bimbi piccoli. E non ci passerà mai. Comunque siamo nel paesino di Stikisolmur, facciamo parte delle circa 1500 persone che vivono qua, In inverno forse anche meno. probabilmente in inverno anche meno, sì. E qua è dove abbiamo deciso di passare quest'inverno. Andiamo dentro. Facciamo un giretto, dai. Adesso ci si scioglierà tutta la neve addosso, siccome in casa ci sono tipo 20 gradi. Lo scopo del video di oggi è farvi fare un giro della casa e raccontarvi un po' di curiosità per quanto riguarda le case islandesi. Se però ci fosse qualcuno di nuovo fra di voi in questo video che non ci conosce, pensiamo sia giusto raccontarvi due cose veloci su chi siamo e cosa facciamo nella vita. Tutto cominciò nel lontano 2018, quando decidemmo di lasciare la nostra comfort zone per iniziare a viaggiare. Abbiamo 20 Hai 23 anni? e qualche mese fa abbiamo preso la decisione che ci cambierà la vita. Da lì abbiamo intrapreso il nostro primo viaggio via terra, tutto zaino a spalla, cercando di spendere il meno possibile. Infatti vivevamo con 10 euro al giorno a testa di budget. Ma c'è un piccolo problema, perché dateci un viaggio da raccontare e parleremo per ore. Sia perché abbiamo infinite storie non dette, sia perché ci piace raccontare quei momenti e ci perdiamo spesso nel raccontarli. Forse questo si ferma. Nel cassone, dai. Quindi facciamo così, ve la faccio semplice e magari colgo anche l'occasione per farvi vedere qualche vecchia foto. Waterfall. Questi siamo noi mentre attraversiamo la Siberia con la Transiberiana. Questi noi mentre prendiamo il bus alla frontiera Russia-Cina. Questo è il primo piatto cinese. Fuori c'era meno 23 gradi e quei ravioli erano la cosa più buona del mondo. Poi dopo un mese in Cina siamo entrati in Vietnam, dove abbiamo comprato Brunello, con il quale abbiamo attraversato tutto il Vietnam, la Cambogia, un pezzo del Laos. Con lui siamo andati veramente ovunque, ma veramente ovunque. Oddio no raga, mi sto perdendo. Comunque il viaggio è proseguito per 7 mesi e dopo aver mangiato qualsiasi cosa lungo i nostri 35.000 km via terra, eravamo follemente innamorati dell'Asia. E infatti indovinate dove eravamo quando iniziò il Covid? Esatto, in Borneo, cercando di attraversarlo tutto facendo solamente autostop. Quindi a marzo siamo rientrati in Italia, ma abbiamo resistito solamente 3 mesi. È proprio a questo punto della storia che entra in scena questa piccola isola situata nell'Atlantico più settentrionale. L'Islanda ci ha catturati da subito e tra il vivere in casa o nel nostro van negli ultimi 3 anni abbiamo passato svariati mesi qua, alternando mesi in viaggio in Africa o in Asia con mesi al lavoro. E quindi eccoci di nuovo in Islanda, Per la quarta volta. pronti a passare qua questo inverno. Perché proprio in Islanda e perché proprio in inverno? Ci sono tantissimi motivi per cui passare del tempo in Islanda in qualsiasi stagione, però cercheremo di dirvi brevemente il perché siamo qua quest'inverno. Innanzitutto abbiamo un sacco di progetti iniziati e mai portati a termine, sia perché siamo sempre in viaggio, sia perché quando siamo a casa quei pochi mesi stiamo con la famiglia la maggior parte del tempo. Oppure perché lavoriamo e facciamo la stagione. Quindi l'Islanda in inverno è una buona scusa per avere del tempo da prendere per noi e lavorare ai nostri progetti, concluderli, portare avanti quelli nuovi e... Dedicarci full time solo a noi stessi. Esatto. E poi abbiamo deciso che volevamo viverci un po' d'inverno vero, con la neve e con il freddo, perché stiamo progettando nuove mete che saranno per la maggior parte al caldo e quindi volevamo toglierci un po' la voglia di neve e d'inverno. E comunque se non avete presente com'è l'Islanda d'inverno vi lascio proprio 2 immagini adesso. Detto questo, andiamo a fare un giro della casa. Partiamo dalla prima stanzina che si trova sempre all'ingresso di ogni casa, o quasi ogni casa, che è comodissima perché con questa stanzina quando ti spogli, soprattutto d'inverno, che è
entri in casa coperto di neve, eviti di zuppare tutta la casa, dalle scarpe al maglione al giacchetto. E poi altra cosa interessante, in tutte le case islandesi quando si entra ci si toglie le scarpe, anche perché d'estate o piove Quindi porti il fango. o d'inverno nevica. Sì, esatto. Appena entriamo sulla destra abbiamo tutti gli accessori che ci permettono di non morire di freddo qua in Islanda, che fa la Niki a mano, a maglia, e che sono la nostra principale fonte di reddito qua in Islanda. Magari. Tra i quali queste bellissime scarpettine di lana che io uso come pantofoline in giro per la casa. Poi c'è il bagno. Molto grande e comodo. Questa è una doccia tipica che si trova in Islanda, a terra, solo con una tendina. Molto comoda, secondo me, molto comoda. Curiosità, il pavimento nella maggior parte dei bagni delle case in Islanda è riscaldato grazie a delle serpentine che passano sotto. È una cosa molto molto piacevole. Fun fact, no, non c'è il bidet. No, non c'è bidet. Si sta staccando tutta la neve dal tetto. Ecco. Si sentivano un sacco di colpi e si sta staccando tutta la neve perché ha iniziato a piovere. Poi abbiamo un mega corridoio che ci porta dritti in cucina. La cucina è abbastanza grande, abbiamo un frigo enorme, una bella dispensina, lo stereo, tostapane, le lucine che ci siamo portati da casa, una bellissima tovaglia, abbiamo scelto la casa solamente per la tovaglia e per l'abbinamento di colore con questa parete verde. E poi abbiamo i fornelli che in tutte le case islandesi sono a induzione, non troverete mai il gas, sono sempre a induzione perché qua l'energia costa pochissimo. E poi abbiamo il forno e altra curiosità, tutti i forni hanno questo gancino per aprirli. Quindi un sacco di volte mi sono ritrovato a fare così e non veniva, a volte schiodavo proprio tutta la stufa, invece no, così e si apre. Tada! Classico. E... La caffettiera. Caffettiera islandese, con sempre un po' di caffè dentro, che praticamente è il caffè americano. E altra curiosità, acqua, così, acqua fredda, sempre buonissima, nessuno compra l'acqua qua in Islanda perché dai rubinetti viene super buona. E per far venire l'acqua calda si gira, cosa incredibile, dall'altra parte no, la curiosità è che l'acqua calda viene molto velocemente E viene proprio troppo calda, troppo. Viene caldissima perché per esempio qua a Stikisolmur, non lontano da qui, c'è una sorgente termale dove prendono l'acqua sia per la piscina sia per riscaldare l'acqua da mandare nelle case. Questo è il cartello con cui andiamo in giro a fare autostop quando dobbiamo tornare a casa, tipo ehi Stikisolmur, e l'abbiamo usato già qualche volta in realtà. Sì. Questo è il biliardino con cui giochiamo un sacco, abbiamo fatto pure 2 tornei che portiamo avanti ogni giorno. E La cosa è seria. Un sacco con questo biliardino, è nel mezzo della nostra saletta. È normale avere degli strumenti musicali nelle sale, nelle case in generale, abbiamo questo qua e abbiamo una batteria giù nello scantinato. Che comunque, curiosità, in Islanda i bambini a scuola fanno un sacco di strumenti. In giro abbiamo qualche creazione artistica di Pie o di amici che ce l'hanno lasciate. Ma siccome non abbiamo niente a portata di mano, abbiamo semplicemente messo in bilico della lava o dipinto sopra il cartone. La sala è abbastanza grande, quando la mattina vogliamo fare yoga spostiamo questo qua e qui diciamo che ci stiamo veramente bene, anche per allenarsi, a ballare, tutte cose ci stiamo. Curiosità su quella cosa lì? Quale cosa? Normale avere queste cose in casa in Islanda. Che cos'è? Pelle di pecora. Sì. Vera. Ovvio. D'altronde ci sono più pecore che persone, quasi il triplo di pecore rispetto alle persone. Allevarle, mangiarle è normale e una volta che sono mangiate, diciamo, le pelli le tengono, le trattano e le usano in casa, così le appoggiano sopra cose. Tipico divano letto di Ikea che è in tutte le case, noi la nostra ne abbiamo pure 2. Sì, guarda, si apre, viene su fino qua. Qua c'è il mio angolo di paradiso dove espongo la mia lana che mi serve per le mie lavorazioni, cose varie. Non pensate male, mi sto solo allenando. E sono nel mezzo di una lavorazione di un maglione nuovo
Chissà come verrà, speriamo bene. Sicuramente. Quindi il piano terra è pressoché finito. Abbiamo anche questa stanza qua. Dove studio islandese ultimamente, ho lezioni 2 volte a settimana e qua mi trovo benissimo. Abbiamo il patio da Sì, dove oggi è vediamo. pieno di neve. Oggi è pieno di neve, sì, da dove vediamo le aurore. C'è pure una barca là nel giardino. Qua sotto nascoste ci sono le aringhe. Siccome in frigo non abbiamo abbastanza spazio, giuro che ci sono. Saranno là sotto da qualche parte, coperte di neve. Molto divertente questa cosa. Le trovate? E poi c'è una delle stanze degli ospiti con il secondo divano letto. Poi c'è il piano di sopra e le luci le abbiamo accese per il video, non è che teniamo tutta la casa sempre accesa. Allora, Qua c'è abbiamo un'altra stanza degli ospiti, bella grande, con un bel letto. esattamente. E poi Camera nostra. la nostra cameretta, Ta-da! dove abbiamo il nostro mappamondo, che non è nostro, cioè era già qua. Tutte le Polaroid, quelle sono nostre. Curiosità, in Islanda non abbiamo mai visto una coperta matrimoniale, sono sempre singole, è una cosa molto fastidiosa. Però vabbè, dai, ci si abitua. E anche i letti, per esempio anche questo letto, sono 2 letti singoli in realtà, con un materassone sopra. Comodo. Un paio di altre curiosità, già che ci siamo. I termosifoni si regolano uno per uno, è una cosa comodissima, con una manopolina che è di fianco, così che ogni stanza possa essere scaldata a parte, come uno preferisce. Le finestre si aprono in modo strano. Questa è la più comune, una finestrina piccolina che si apre tanto così. Se no ci sono questi marchingegni assurdi, 1000 chiusure per aprirla tanto così. Che però va benissimo, siccome c'è sempre un sacco di vento, quindi o ti porta via la finestra o non c'è quel bisogno comunque di cambiare l'aria. Sì, 10 minuti, finestrina piccolina, perfetto. Sì, vabbè, quella lassù in realtà la teniamo aperta tanto, a volte Sì, anche sì. proprio tutta la notte. E diciamo che basta per cambiare l'aria in tutta la stanza col vento che c'è di solito. Non l'apriamo mai questa qua. Poi ci sono 2 stanze che però sono ancora in ristrutturazione. Questa penso diventerà una stanza per giochi per i bambini. Qua c'è una stanza appunto per un bambino. Con un letto molto ansiogeno, vecchio, brutto, che qua non ci veniamo mai in realtà. No. Comunque sì, la casa è gigante, non... È giusta per una famiglia, per noi 2 soli, è veramente, veramente gigante. Ma adesso vi spieghiamo perché abbiamo preso questa casa. Siamo in questa casa un po' perché ci siamo capitati, non abbiamo proprio scelta, è stata anche un po' l'unica scelta che avevamo, perché essendo arrivati a dicembre, basso stagione, alcune delle case erano in ristrutturazione in vista dell'alta stagione poi per essere affittate, altre invece erano già state affittate nel periodo di Natale, Capodanno, quindi non c'erano troppe scelte, questa era l'unica disponibile e alla fine ci è andata bene, ci siamo trovati molto bene. L'abbiamo trovata su Airbnb, ci siamo messi in contatto con il proprietario della casa che alla fine, essendo appunto bassa stagione e alcune cose le dovevano ancora finire di ristrutturare, ci ha fatto un buon prezzo. Infatti paghiamo 270.000 corone per 2 mesi. E pensate che in alta stagione questa casa l'affittano per 250.000 corone al mese, quindi Ci è andata molto bene. ci è andato molto bene. Per parlare in euro sarebbero 900 euro al mese, però comprese di internet e di tutte le bollette, luce, acqua, qualsiasi cosa. E essendo in Islanda 900 euro al mese non sono affatto male. Considerando che è una casa gigante. Un sacco di persone ci stanno chiedendo come ci finanziamo. Abbiamo lavorato quando siamo venuti a inizio dicembre per 2 settimane. Stavano girando un film nella penisola qua vicino. Eravamo le 2 persone che cucinavano per tutta la crew. Siccome alla fine non volevamo guadagnare in questo periodo qua, ma rimanere in pari con le spese, questo lavoro è stato ottimo, perché un lavoro racchiuso in un breve tempo come 2 settimane ci basterà per passare circa 3 mesi poi tranquilli a casa, così da avere tutto il tempo del mondo per i nostri progetti e per vivere
in maniera calma e tranquilla prima di ripartire e viaggiare e spostarsi ogni giorno. Come infatti dicevamo all'inizio, siamo venuti qua in Islanda quest'inverno anche per portare avanti i nostri progetti e continuare una vita tranquilla cercando di fare quello che ci piace. Questa è una buona occasione, ci stiamo riuscendo, siamo abbastanza contenti e bravi noi. Non abbiamo scelto la casa, anche se ci piace, ma abbiamo scelto il paese e quindi magari nel prossimo video vi facciamo fare un giro nel paesino di Sticky Solmur, che sono sicuro che chi è venuto in Islanda ci è passato E se lo ricorderà sicuramente perché è molto molto carino. È un paese veramente bello E vi daremo i nostri motivi per cui abbiamo scelto proprio questo paese per questi mesi invernali. Adesso fateci sapere cosa ne pensate della casa, di vivere in Islanda e Dell'inverno in Islanda, dell'inverno in se non avete Islanda. mai vissuto, se vorreste provarlo. Lo so che la paura di tutti è il buio, magari faremo un approfondimento anche su quello, perché non è così tremendo come sembra. E per oggi è tutto, cari amici belli, ci vediamo settimana prossima. Non è vero. Chi lo sa, speriamo. no. È inutile dire queste cose, non funzionano mai. Una volta diciamo ci vediamo settimana prossima quando pubblicavamo regolarmente. Sì, e poi 7 mesi dopo siamo tornati, insomma, vabbè. Alla prossima! Grazie per essere arrivati fino qua.